Ciao amici del bosco, ho messo un recinto elettrico contro il cinghiale. Vi spiego perché ho scelto questa soluzione e come l'ho installato. Ma insomma, Gigia con quel cinghiale come fa? Babbo, non te lo toccare? Nelle settimane precedenti abbiamo avuto diverse visite di un cinghiale che è venuto a trovarci di giorno e di notte, che ha fatto diversi danni soprattutto nell'orto. Per tenerlo lontano ci siamo attivati subito, ci avete anche dato tanti consigli per utilizzare dei rimedi casalinghi semplici, immediati, per appunto dissuaderlo dall'entrare ancora. Purtroppo hanno funzionato solo per qualche giorno, parzialmente, poi è tornato. Adesso, da quando abbiamo messo questo recinto, non l'abbiamo più visto e quindi incrociamo le dita. I recinti sono sicuramente il modo più efficace per tenere fuori gli animali selvatici, cinghiali compresi. Si possono fare dei recinti fissi, che però sono un'installazione abbastanza importante, tenendo presente che i cinghiali scavano, bisogna andare addirittura ad interrare parte della rete. E allora il sistema elettrico risulta più efficace e molto più veloce da sistemare, anche in quelle situazioni in cui non è facile, diciamo, inserire un recinto in un ambiente già pieno di alberi, come nel mio caso. Il primo passaggio che abbiamo fatto per creare il nostro recinto è stato definire il perimetro. Abbiamo deciso di non includere tutto quanto il bosco di Ogygia, ma di proteggere soltanto le zone più delicate, dove abbiamo la maggiore quantità di coltivazioni e di orto diciamo più delicato e prezioso. Quindi dentro il recinto abbiamo l'orto principale, abbiamo la Jugelkultur, che era stata la prima ad essere gravemente danneggiata dall'arrivo del cinghiale. Abbiamo incluso anche, diciamo, le zone che frequentiamo di più, come la zona acqua, e anche lo stagno, che è sicuramente stato un punto di attrazione per il cinghiale. Questi animali infatti vanno alla ricerca di pozze d'acqua, perché la cosa che proprio amano fare è bagnarsi, sporcarsi di fango per poi ripulirsi ad una corteccia ed eliminare i parassiti. Dopo aver scelto il perimetro abbiamo dovuto fare una pulizia, ovvero tagliare l'erba ed eliminare, accorciare quei rametti che potevano andare a toccare il nostro recinto. Infatti abbiamo un filo elettrico che non deve essere toccato da nessun materiale, neppure vegetale, altrimenti c'è una dispersione di corrente e alla fine tutto l'impianto è meno efficace. Abbiamo quindi tagliato l'erba e abbiamo anche eliminato rametti e arbusti che stavano crescendo lungo il percorso che avevamo prescelto. Il recinto elettrico richiede un po' di manutenzione, perché la parte vegetale, la componente vegetale che abbiamo nel nostro ambiente si muove, è viva, cresce. In questo caso abbiamo dei rami di questo olivo che erano stati inizialmente allontanati, non sembravano così vicini, che adesso sono arrivati a toccare il filo e quindi devo accorciare. Serve un sostegno per i nostri fili elettrificati. Si può scegliere o un materiale di legno, quindi dei paletti di legno, oppure dei paletti di ferro. È stata la nostra opzione perché era anche più semplice inserire dei paletti di ferro, diciamo battendo direttamente sulla terra, che in questo periodo è anche abbastanza asciutta. Quindi abbiamo messo tanti paletti, si può scegliere la distanza in base alla situazione. Noi li abbiamo messi in alcuni punti molto ravvicinati perché dovevamo fare delle curve. Se avete invece un recinto con un perimetro regolare, ne basta uno ogni 5 metri circa. Messi tutti i paletti abbiamo inserito gli isolatori nei paletti. A cosa servono gli isolatori? Per evitare che ci sia un contatto tra il appunto paletto metallico e lo stesso filo elettrico. Sono fatti di un materiale plastico che appunto isola. A questo punto eravamo pronti per mettere il filo. Il filo elettrificato deve essere in modo da formare un circuito chiuso e continuo, quindi anche se mettiamo più livelli di filo, e anzi in genere se ne mette più di uno, questi devono essere tutti collegati tra loro. Noi abbiamo fatto soltanto 2 giri, pensiamo che per il nostro cinghiale siano sufficienti, ma si può decidere anche di fare più giri. Se si hanno poi animali che hanno la possibilità di saltare, serve una recinzione molto più alta. Il cinghiale però ha la caratteristica di grufolare a terra, quindi la cosa più probabile è che vada ad urtare il nostro filo proprio se lo teniamo il più basso possibile. Messo il filo andiamo ad attivarlo attraverso una batteria, ma prima di tutto ricordiamoci di mettere anche dei cartelli in più punti durante il perimetro che ricordino che lì passa un filo elettrico. Serve per avvertire chi viene dall'esterno, ma serve anche per noi stessi, perché guardate, essendo abituati a muoverci nel nostro ambiente, i fili sono facili da dimenticare.
Per alimentare il filo possiamo collegarci direttamente ad un'utenza elettrica oppure avere una batteria che poi possiamo caricare in diversi modi. Qui c'è il cuore dell'impianto, l'elettrificatore e la batteria che appunto dà l'energia al filo. Nell'elettrificatore vediamo 3 collegamenti. Abbiamo un cavo che va ad unirsi alla batteria con il quale attivo il mio recinto. Secondo cavo importante è quello della messa a terra. Infine questo cavo qua va a collegarsi con il filo e da lì parte l'elettrificazione. Qui ci sono i 2 poli positivo e negativo che quando vado ad applicarli alla batteria attivano direttamente il recinto. In genere si utilizzano delle batterie riciclate, sono normali batterie d'auto che vengono rigenerate e si utilizzano per questo tipo di impianti. Nel nostro caso la andiamo a ricaricare con uno dei nostri pannelli solari che abbiamo qui all'orto, teniamo 2 batterie così quando questa si scarica ne mettiamo un'altra. Per accendere basta attaccare i 2 poli con queste mollette. È molto importante fare sempre con attenzione questa operazione perché il rosso deve andare dove vedete un più con il polo positivo, il nero va nel polo negativo. Quando attivo l'impianto questo è il segnale che mi dice che tutto sta funzionando, quindi ho una lucina rossa e un piccolo rumore che mi dice che il recinto a questo punto è elettrificato. Il mio elettrificatore è bello potente, è di Gemi Elettronica che è una ditta proprio specializzata in questo tipo di impianti, la ringrazio per averci fornito i materiali. È un elettrificatore B12/2 extra forte, quindi potrebbe andare anche per un impianto più potente, più esteso. L'impianto funziona anche con la pioggia, funziona anche con il maltempo, l'unica cosa è che dobbiamo tenere al riparo la nostra batteria e il nostro elettrificatore. Ora io lo sto facendo in una maniera piuttosto semplice ed elementare, ovvero tenendo un secchio di plastica con un peso sopra bello potente che faccia sì che insomma che non possa essere capovolto accidentalmente o anche dal vento. I fili sono abbastanza bassi da poter essere scavalcati, ma quando dobbiamo passare con una carriola per esempio, i fili si possono abbassare semplicemente, naturalmente quando l'impianto è spento. In alternativa, anche più comodo, si può creare un cancello, lo farò nei prossimi giorni. In questo caso servono dei paletti di legno a cui mettiamo questi qua che sono degli isolatori a cui andrà comunque collegato il filo. Questa molla è elettrificata, ma utilizzando la maniglia quando vado a sganciare io non prendo la scossa. La scossa che prende il cinghiale o che possiamo prendere noi se ci dimentichiamo di aver messo i fili, cioè che è già capitato, non è una scossa pericolosa per la salute, non fa veramente danni, solo che è un dolore improvviso che fa scappare un animale e a noi così ci ricordiamo e la prossima volta non ci mettiamo i piedi. Il cinghiale, dopo che ha subito un trauma del genere, che ripeto non è pericoloso per la sua salute, associa però questo dolore, questo pericolo al luogo e deciderà di non tornare. Dopo l'arrivo del cinghiale abbiamo avuto un po' di manutenzione da fare, alcune piante sono andate perdute, ma abbiamo fatto poi delle integrazioni di compost, abbiamo risistemato le cose e adesso l'orto è tornato quasi perfetto. Vista questa esperienza con il cinghiale ho fatto un po' di ricerche per capire perché sono così diffusi e come possiamo affrontare il problema, che è un problema grave che riguarda il mondo dell'agricoltura in generale, tanto che ho ricevuto tantissimi vostri messaggi e anche racconti veramente inquietanti di situazioni in cui la presenza di cinghiali ha addirittura proprio impedito la coltivazione. I cinghiali sono un problema abbastanza recente. I nostri nonni non hanno racconti di situazioni del genere dove arrivavano branchi di cinghiali a distruggere i campi interi. Anzi, fino ad un certo punto questo animale, come tanti altri, quando le campagne erano molto abitate, era quasi scomparso. Ad un certo punto, questo è avvenuto negli anni 70 e 80, c'è stata una reintroduzione di cinghiali nel nostro territorio a scopo venatorio. In pratica sono state date delle sovvenzioni pubbliche per portare cinghiali da altre zone, arrivano dai paesi dell'est, riportarli nei nostri territori così che i cacciatori potessero andare appunto a caccia di cinghiali. Poi la loro presenza
è sfuggita, diciamo, al controllo, anche perché si tratta di animali, di varietà di cinghiali diverse da quelle che avevamo nel nostro territorio. Sono più prolifiche, quindi fanno molti più cuccioli e hanno anche delle dimensioni maggiori, quindi i danni sono più grandi e in qualche modo sono anche più pericolosi, perché ricordiamo che la presenza dei cinghiali in un territorio è pericolosa anche per la circolazione delle auto. Posso immaginare e immaginarmelo anche moltiplicato per 100 ciò che prova un agricoltore che ha una grande estensione, una qualsiasi coltivazione, se la trova completamente distrutta dai cinghiali. Come affrontare il problema? Appunto, dal punto di vista emotivo viene subito da pensare dobbiamo eliminare questi individui. In realtà la risoluzione del problema cinghiali è più complessa di così e ad andare in alcuni casi a fare una caccia di alcuni capi di cinghiale può addirittura peggiorare la situazione, non migliorarla. Questo perché questi animali hanno un loro sistema di controllo delle nascite. I cinghiali sono animali sociali. In genere c'è una femmina capobranco che vive insieme ad altre femmine e avviene una vera e propria sincronizzazione del periodo dell'estro, quindi tutte le cinghialesse di quel branco andranno a riprodursi nello stesso periodo, in modo da avere cuccioli che hanno la stessa età e quindi in qualche modo un branco omogeneo. Se si elimina la femmina anziana, la capobranco, può esserci una moltiplicazione delle nascite dovuta al fatto che si perde questo equilibrio, questa sincronizzazione. Durante l'anno possono esserci più parti. Per qualcuno i cinghiali sono un nemico da combattere, da abbattere, per qualcun altro invece sono degli animali inseriti nel loro ambiente naturale che suscitano anche simpatia. Però bisogna fare molta attenzione, ci sono addirittura persone che vanno a dare da mangiare ai cinghiali pensando che abbiano bisogno di cibo. Questo è il comportamento più sbagliato e anche lesionista nei confronti di questi animali, perché così li facciamo diventare più confidenti, favoriremo la loro presenza in ambienti antropizzati e questo andrà a creare e a moltiplicare i problemi di convivenza. Quindi non diamo mai da mangiare ai cinghiali. Adesso al bosco di Ogygia è tornata la quiete, sono diversi giorni che abbiamo installato il nostro impianto, non sono entrati altri cinghiali. Il recinto risulta abbastanza agevole da gestire e anche da scavalcare quando è necessario, ma non è così invasivo come temevamo che sarebbe stato all'interno del bosco. Speriamo che il cinghiale l'abbia capita, che stia lontano, che sia tornata nel bosco. Comunque vi terremo aggiornati, speriamo di essere stati utili e un saluto dal bosco di Ogygia, anche dal babbo. Ciao!